Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e oggi vi presento quello che secondo me è il miglior monopattino che sia mai stato fatto dalla Ninebot, venduto e spedito da Amazon a un prezzo davvero speciale in occasione del Prime Day, che è il Ninebot Max G30 LE. E vi tolgo subito la curiosità: qual è la differenza tra il Ninebot Max G30 LE e il G-Max classico vecchio, quello nero? Beh, le differenze non sono solamente la colorazione, anche se la colorazione di questo mi piace veramente tantissimo, è bellissimo questo monopattino, oltre che molto stabile. Ecco, la differenza è anche nel peso, perché questo pesa circa 2 kg in meno rispetto al Ninebot Max G30, questo pesa circa 17,5 kg, ma anche la dimensione è differente, è leggermente più corto di 2 cm, anche più compatto sia in lunghezza che in larghezza. In lunghezza sono circa anche lì 2 cm, cosa che non cambia secondo me la stabilità su strada. Devo dire che questo Ninebot G30 è il migliore secondo me come maneggevolezza e come stabilità su strada, rettilineo e anche in curva rispetto a tutti gli altri Ninebot e Xiaomi, e questo proprio grazie alle sue ruote da 10 e le gomme tubeless che sono abbastanza larghe anche. Questo monopattino è davvero molto stabile, bastano solamente 2 minuti, chiunque lo prova e riesce subito a capirlo. Perché questo? Beh, grazie al baricentro molto basso rispetto a tutti i Ninebot che ci sono nel mercato. Non solo, abbiamo anche le gomme tubeless che hanno un diametro di 10 pollici che contribuisce tantissimo alla stabilità, ma non solo, sono anche leggermente più larghe rispetto alle altre ruote dei classici Ninebot o anche Xiaomi, perché ovviamente i suoi fratelli Ninebot hanno tutti la gomma rigida. Questo ha una gomma non solamente morbida ma anche tubeless, come abbiamo detto. Non abbiamo nessun ammortizzatore né davanti né dietro, però grazie a queste gomme si riesce ad ammortizzare molto bene, molto comodo, sia in strada, anche su e anche sullo sterrato, anche sui sanpietrini e il pavé non ci sono assolutamente problemi. Ha un'aderenza molto buona sulla strada, sia sul rettilineo che anche in curva. Abbiamo un motore da 350 watt di seconda generazione, e questa è una differenza tra il G30 e il G30 LE, che è questo. Qual è la differenza fondamentale? Questo è un motore con leggermente più coppia e una capacità di una velocità maggiore, che è 36 km/h, mentre il G30 standard riesce ad arrivare a massimo 32 km/h. E perché dico capacità? Perché il monopattino, sia questo che l'altro, arrivano dalla ditta con il motore da 350 watt nominali e 700 watt di assorbimento, con la velocità massima bloccata a 25 km/h, ma è molto semplice, davvero molto semplice, tra virgolette, sbloccare la velocità a 30 km/h. Basta installare questa applicazione, che vi lascio anche nella descrizione del video, e cambiare la regione del monopattino da Worldwide, con la quale arriva da Amazon, a US, che sono gli Stati Uniti, dove la legge permette una velocità massima di 30 km/h, e quindi questo monopattino riesce a mantenere questa velocità di 30 km/h costantemente dall'inizio, quando avete la batteria carica al massimo, fino
alla fine, perché comunque è capace di arrivare a 36 km all'ora o anche un po' di più, dipende dal vostro peso, pendenza, pressione delle gomme eccetera eccetera, però non vi consiglio di sbloccarlo a 36 km all'ora perché bisogna installare sempre con la stessa applicazione però un firmware personalizzato, mentre il cambio regione è semplicemente un cambio regione, quindi non cambiamo il firmware, cosa molto importante, per questo che raccomando di non sbloccarlo a 36 km all'ora, visto che il firmware non riguarda solamente l'ESC ma riguarda anche il BMS, che è il sistema di protezione e bilanciamento delle celle all'interno della batteria, ma riguarda anche i freni, la frenata, tante cose, e perciò per qualche chilometro in più meglio non rischiare secondo me. Però eventualmente se sbloccate il modello G30 il motore arriverà a un assorbimento massimo di 1000 watt, mentre il G30 LE arriva addirittura a 1200 watt. Detto ciò, riguardo alla velocità, alla potenza del motore, com'è la coppia di questo motore? Beh, andiamo a vederlo nella solita salita. Ok, adesso proviamo il Ninebot G30 LE nella solita salita da sbloccato. Vediamo quanto forte è questo motore con un picco da 1200 watt in teoria se sbloccato. Ora sono a 27 km all'ora, 25, 24. Ah, mi supera. Sono a 24 fissi e li tiene benissimo. La stabilità e la guidabilità molto piacevole di questo monopattino non è solamente grazie al baricentro, alle gomme, al motore molto potente e responsivo, ma grazie anche al freno a doppio tamburo che abbiamo davanti, supportato dall'ottima frenata rigenerativa del motore dietro. Certamente il peso minore di questo monopattino non è solamente grazie alla dimensione un po' più compatta rispetto al modello G30, ma grazie anche alla batteria minore. Grazie non lo so, però comunque è più leggero, ha una batteria da 10 celle in serie, quindi 36 volt, con una capacità di 10,2 Ah, quindi leggermente in meno, e perciò risente anche di autonomia rispetto al modello G30. Questo è dichiarato 40 km e devo dire che li fa tranquillamente in condizioni ottimali, mentre il modello G30 riesce a superarlo di circa 10 km. Un'altra differenza tra i due è il fatto che qui non abbiamo la presa a 220 volt direttamente, ma abbiamo solamente la presa 42 volt, quindi siamo obbligati sempre ad utilizzare il carica batterie in dotazione, non possiamo collegarlo direttamente a presa a muro con il connettore Mickey Mouse come il G30, e il caricabatterie da 42 volt 1,7 A, 10,2 diviso 1,7 sono 6 ore che ci impiega a ricaricare la batteria da zero, e il connettore di ricarica è il solito connettore proprietario Ninebot. Sicuramente scegliere tra i due monopattini è una preferenza personale a seconda delle vostre esigenze. Da una parte infatti abbiamo il G30 LE che è più leggero, più compatto, ha la stessa forza, leggermente più veloce, ha un'autonomia minore leggermente, e la cosa però che li differenzia tantissimo è il prezzo, perché questo costa 100 euro in meno, forse anche di più in questo momento oggi che è il Prime Day. D'altra parte, se è necessario per voi un'autonomia maggiore e non vi interessa il peso e volete una performance addirittura maggiore, secondo me vale la pena piuttosto prendere l'Erlang Aero piuttosto che il Ninebot Max G30. Detto questo, se l'estetica è una vostra priorità, ecco, io su questo un pensierino lo farei. Con il Ninebot Max G30 LE arriva la guida rapida all'utilizzo, un bel libretto di limitazione alla garanzia, e abbiamo il manuale di istruzioni completo in tutte le lingue, compresa la lingua italiana. Arriva anche una chiavetta a brugola per fissare la parte superiore del manubrio, che è molto semplice da fissare, basta infilarla dentro qua e avvitare
le 6 viti tramite la chiavetta a brugola in dotazione. La valvola di gonfiaggio delle gomme è molto evidente, si può raggiungere con qualsiasi pompa sia dietro che davanti, ma comunque ci danno anche un adattatore, un tubo eventualmente per essere più comodi. L'apertura e chiusura del monopattino per il trasporto è molto semplice, basta aprire la sicura e sganciare questa leva. A questo punto possiamo agganciare il manubrio al parafango qui dietro, parafango che non serve assolutamente per frenare e non si può appoggiare sopra, altrimenti roviniamo la parte interna del parafango, e così possiamo sollevarlo tranquillamente e trasportarlo eventualmente anche in macchina. Sulla parte destra del manubrio abbiamo l'acceleratore non ha la possibilità di zero start, non possiamo cambiare questa cosa, quindi bisogna sempre spingere prima il monopattino per poi riuscire ad attivare il motore tramite l'acceleratore. Abbiamo il gancio per fissare il manubrio sul parafango, qui è il display multifunzione che non è tanto multifunzione perché abbiamo solamente il bottone di accensione e spegnimento che se si tiene premuto si spegne il monopattino, se lo premiamo una volta si accende il monopattino. Se clicchiamo sul bottone di accensione e spegnimento 2 volte possiamo passare da un limite di velocità all'altra. In questo momento che il monopattino è sbloccato abbiamo la modalità eco a 15 km all'ora, la modalità D a 25 km all'ora e la modalità S a 30 km all'ora. Sul lato sinistro abbiamo la leva del freno che se premuta un pochino entra in azione il freno motore, se invece premiamo più forte entra in azione il freno a doppio tamburo frontale. E qui una cosa che mi è piaciuta tantissimo, molto innovativa, questa rotellina che sarebbe il campanello che è continuo. Se invece premiamo una volta il bottone di accensione e spegnimento possiamo accendere e spegnere la luce frontale e anche sul retro, che in questo momento non si spegne perché nell'applicazione gli ho detto di non spegnerla mai. Questa luce lampeggia quando freniamo, quindi avvisa chi ci è dietro. La pedana, anche se leggermente più corta rispetto alla versione G30 standard, comunque qui abbiamo abbastanza spazio per mettere il piede davanti e un piede dietro, e abbiamo un bel tappeto antiscivolo in silicone di qualità. L'applicazione è Ninebot, è la stessa applicazione che utilizzo anche per il mio Z10 che è il monoruota, ci permette di vedere il residuo di batteria, ci permette di vedere quanti chilometri abbiamo fatto con questo monopattino, possiamo anche vedere il chilometraggio residuo che ci rimane come autonomia, abbiamo la possibilità di vedere i dati in tempo reale, sia la velocità sia il consumo in watt e anche il livello di batteria, il tempo di accensione, la temperatura, un sacco di informazioni. Abbiamo anche la possibilità di attivare e disattivare il cruise control. Ecco, qua ci avvisano che il cruise control è un po' controverso dal punto di vista legislativo e io personalmente lo ritengo pericoloso e lo disattivo sempre, specialmente se entra in automatico dopo 15 secondi come in questi monopattini, rispetto all'attivazione tramite bottone come per esempio nell'Airline, che è molto più sicura. Abbiamo la possibilità di cambiare la modalità di frenata rigenerativa e ovviamente abbiamo la possibilità di cercare l'aggiornamento firmware se c'è. Un'ultima cosa di non poca importanza, ecco, possiamo bloccare il monopattino eventualmente se vogliamo, e il bloccaggio del monopattino è un bloccaggio attivo, non è solamente che non si accende il monopattino ma blocca completamente con il freno motore il monopattino e dà un avviso sonoro molto debole, però comunque c'è, e adesso vedete che non riesco a spingere il monopattino perché entra in azione il freno motore. Bene, se state cercando un monopattino con un sacco di garanzie, inclusa diciamo la garanzia Amazon, perché come ho detto all'inizio di questo video, questo viene venduto tramite il link nella descrizione del video, venduto e spedito da Amazon, quindi avete anche 30 giorni eventualmente
per renderlo, se non dovesse soddisfare le vostre aspettative, un monopattino molto leggero rispetto a quello che offre in potenza, autonomia e qualità, e non di poco conto la bellezza. Lo so che ci sono tanti che cercano anche la bellezza. Un monopattino molto stabile e robusto, infatti questo monopattino supporta fino a 100 kg di carico. Rispetto a tutti i monopattini e le biciclette che abbiamo visto, ha un IP X5, quindi superiore per quanto riguarda l'impermeabilità. Ecco, questo monopattino, specialmente oggi nel Prime Day, tramite il link nella descrizione del video, è sicuramente da tenere in considerazione. Se questo video vi è stato utile, vi ha chiarito le idee, cliccate su mi piace, altrimenti cliccate su mi piace. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.